Vediamo quelle che sono le caratteristiche tecniche. Iniziamo col dire che la lunghezza totale, come potete vedere dall'immagine sullo schermo, è di 2075 mm, mentre l'interasse è di 1440 mm. L'altezza della sella da terra è di 830 mm, quindi non è particolarmente bassa. Per chi è sotto l'1,75 potrebbe essere un problema a toccare a terra. Il serbatoio è di 14 litri e il peso totale è di 195 kg. Questa moto possiamo dire che è direttamente comparabile con la MT-09, dato che è esattamente identica tranne per la posizione di guida che risulta un po' più classica, più da cafe racer, non da sportiva né semisportiva come l'MT-09. L'MT-09 rispetto a questa è 4 kg più leggera. Non è una grande differenza, anche perché parliamo di peso in ordine di marcia. Questa si è rivelata anche abbastanza agile nelle manovre da fermo. Il motore è un 3 cilindri 4 tempi, raffreddato a liquido e 4 valvole. Abbiamo una cilindrata di 847 cc, una potenza massima di 115 cavalli a 10.000 giri e una coppia di 87,5 Nm a 8.500 giri. Sono esattamente le stesse caratteristiche della MT-09. Questo secondo me la rende una moto abbastanza peculiare perché ha delle prestazioni notevoli. Abbiamo un consumo di carburante di 5,2 litri ogni 100 km, questo è quanto dichiarato dalla casa, non lo abbiamo potuto testare in una prova di soli 30 minuti. Il telaio è molto interessante perché abbiamo un telaio a diamante, ovvero il telaio rimane il più interno possibile, questo fa sì che la moto sia particolarmente stretta, infatti lo è. Per questo, anche se non si tocca benissimo per terra, quando si è in marcia è perfettamente gestibile la moto. La forcella è una classica forcella telescopica, quella anteriore, un forcellino oscillante, quello posteriore. Abbiamo un disco idraulico davanti, un disco idraulico dietro, due 98 mm davanti, due 45 mm dietro. In generale quello che possiamo dire è che è una moto dalle prestazioni sorprendenti, che si guida benissimo. Per chi è amante della categoria, dello stile di questa moto, è assolutamente una delle moto da prendere in considerazione. La sella è molto comoda, le sospensioni sono morbide, forse anche un po' troppo. Abbiamo tre mappe esattamente come l'MT-09, tre mappe con una mappa standard, una mappa più tranquilla, soprattutto utile quando piove in città, e una mappa invece decisamente più cattiva, la prima mappa, la cosiddetta mappa A, che è consigliabile utilizzare solo fuori città.